La terra cominciò a muoversi domenica all'ora di pranzo e mia nonna, che dopo 60 anni aveva ancora memoria del terremoto di Messina, s'attaccò al suo rosario, ma non bastò. Era la notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968, la terra tremava e l'Italia scopriva tra le macerie una realtà ancora sconosciuta. Quella della Sicilia desolata, fatta di piccoli paesini sparsi nelle campagne. La Sicilia degli uomini partiti per cercare lavoro e delle donne rimaste a vigilare l'uscio di casa di tufo. Oggi facciamo un salto a quel tempo, a quella notte, a quel dramma. Guardiamo le macerie di un paese che è stato e pensiamo alle macerie di oggi, in un'altra latitudine. Lo so, non è da noi un inizio di video così, ma questa Sicilia ci ha smosso qualcosa dentro. E non solo dal punto di vista emotivo, anche da quell'altro punto di vista. Scombussolamenti vari in questo inaspettato viaggio nel cuore siculo. Buongiorno ragazzi, stanotte abbiamo dormito al Lago Arancio, vicino a Sambuca di Sicilia. Stamattina siamo venuti in paese a comprare due cose da mangiare per i prossimi giorni e adesso stiamo entrando in un percorso molto interessante. Sarà un video molto diverso dal solito. Stamattina siamo venuti nel borgo fantasma di Poggioreale. Allora è anche difficile da descrivere quello che c'è intorno a noi, perché questo è quello che resta di uno dei terremoti più violenti di tutta la storia dell'Italia. Siamo in provincia di Trapani, questo paesino che si trova nella zona a ovest, nell'entroterra della Sicilia. E ragazzi, questo è quello che rimane, cioè non è rimasto più nulla di quel terremoto del 1968. Questa era la piazza centrale, piazza Elimo. Da quel lato c'era molto probabilmente la chiesa, perché sono rimasti ancora dei resti, una statua in mezzo e poi tutte le abitazioni attorno. Questo è quello che è rimasto di queste case che erano costruite in tufo, per cui con queste violentissime scosse che si sono ripetute poi nel corso della notte, sono andate avanti per diversi giorni in realtà, anzi mesi, è venuto giù tutto, quindi il paese è completamente disabitato e il nuovo centro di Poggioreale è stato costruito a diversi chilometri da qui. La notte tra il 14 e il 15 gennaio del 68, la prima scossa, che è stata proprio appunto durante la notte, ha permesso a tante persone di uscire in strada immediatamente. La prima scossa non è stata la più forte, quindi tante persone si sono salvate grazie a questa cosa. E le altre scosse sono state molto più forti e hanno praticamente ridotto il paesino come lo vediamo oggi. Questo destino non è toccato soltanto a Poggioreale, ma a diversi paesini proprio qui nella valle del Belice, e poi il terremoto ha preso proprio il nome di questa valle che ha appunto subito i danni più grossi. Addirittura le scosse sono state talmente forti, abbiamo detto 6.4 la scossa più forte, e si sono potute sentire fino a Pantelleria. Quindi ci sono stati danni anche in altri paesi, come per esempio Sciacca, che è a 35-40 km da qui. Quindi ragazzi, è stato veramente distruttivo. Questa addirittura è un'ambulanza lasciata qui. È molto emozionante ragazzi, perché comunque qua si è consumata una tragedia grossa
e quindi non è facile girare in queste vie. Che la situazione fosse così tragica al momento non se n'era accorto quasi nessuno, perché questi paesini erano rimasti completamente isolati. Pensate che il primo a darne notizia fu Piero Angela al TG1 delle 13:30. Fino ad allora non si sapeva davvero niente, e quello che è venuto fuori è che i danni sono stati legati al fatto che tutte queste case erano costruite in tufo, quindi con le scosse ci sono stati dei danni enormi. Si vedono ancora i pavimenti e noi ragazzi non entriamo perché chiaramente è tutto pericolante. I pavimenti e su alcuni soffitti addirittura si vedono degli affreschi, come in questo caso lì si vede come sia tutto affrescato. Questo è quello che rimane della chiesa dei Cappuccini. Come vedete hanno messo delle impalcature per reggere questa parte, o meglio questo colonnato, che è rimasto in piedi nonostante tutto, e all'interno ancora si possono intravedere alcuni affreschi. Questa invece era la scuola elementare. Questo è quello che rimane. E accanto la biblioteca. Come vedete c'è una differenza tra questi edifici che erano un pochino più moderni rispetto agli altri, che erano fatti in pietra, in tufo, e che infatti sono venuti giù completamente. In questo caso, per esempio, di fronte a noi è venuto giù anche tutto il pavimento. Tutta questa zona era abitata principalmente da anziani, donne e bambini, perché gli uomini erano già emigrati in cerca di lavoro in altre zone della Sicilia e dell'Italia in generale, e quando ci fu il terremoto in moltissimi usarono questa occasione per andarsene proprio da qui, quindi ci fu un'emigrazione enorme di persone che lasciarono tutta quest'area. Per quelli che rimasero invece furono costretti a vivere all'interno di baracche, tende che erano state allestite, e per anni rimasero appunto in queste baracche. Pensate che le ultime sono state smontate nel 2006. Comunque è facile intuire che Poggioreale era un paesino un po' come quelli che abbiamo visto in Sicilia, quindi molto curati, classici, con anche dei dettagli che si possono vedere, come per esempio questi balconi che sono rimasti quasi totalmente in piedi, e con tutti questi dettagli, anche i portoni, porticati, all'interno ci sono gli affreschi, cioè c'erano tutte le caratteristiche di un bel paesino siciliano. Era anche costruito in alto questo paesino, quindi sulla cima di una collina, con una vista su tutta la zona circostante, su tutti i campi coltivati che ci sono qui attorno. Che roba ragazzi, qua e là si vedono certi scheletri come questo che abbiamo di fronte. Mamma mia, mamma mia. C'è anche questo silenzio un po' angosciante, perché siamo circondati da campagna, quindi ci sono i rumori degli uccellini, delle lucertole che strisciano, i nostri passi per terra, ma nient'altro. Prima, mentre eravamo qui, è arrivata una signora che era proprio di questo paesino, quindi si ricordava tutti i nomi degli abitanti, chi abitava in quella casa, in quell'altra. Ci ha detto ad esempio che lì in cima alla scalinata c'era una chiesa dove si era sposata sua zia, e quindi si ricordava che tu facevi questa scalinata, salivi nella parte alta, perché stiamo parlando comunque del 68, quindi non sono tantissimi anni fa, quindi molte persone che abitavano qui adesso si sono trasferite nel paesino sotto. Allora ragazzi, abbiamo lasciato Poggioreale, adesso facciamo un attimo una pausa anche per staccare un po', mangiamo qualcosa e poi ricominciamo la scoperta di questa zona. Oggi ragazzi si cucina seriamente, verdure, quindi zucchine, carote saltate in padella. Siamo pronti qui, lo chef qua seduto dietro le mutande appese ad asciugare. Sono sempre i soliti, c'è niente da fare.
Qui si procede con la cottura delle verdure, intanto abbiamo tirato fuori le gallette di mais. Oggi ragazzi dieta perché in questi giorni non sono stata molto bene, perché mi sa che sono arrivata al limite del carboidrato pesante, formaggio, tutto quello che abbiamo mangiato in questi giorni mi sa che sono arrivata qua proprio. Perché ciclicamente dovete sapere che Angela ha questi problemi. Se vi ricordate ne avevamo parlato in Albania e in Bulgaria, eravamo anche andati al pronto soccorso dove c'era il signore dottor Spasmi, Esatto. che aveva detto ad Angela che aveva questi spasmi, mentre noi pensavamo che fosse appendicite. Non è così perché Angela soffre di IBS, detta anche Colon irritabile, colon in irritabile. italiano è questo. E quindi se esagero su alcuni cibi, ormai lo so, poi basta, cioè devo smettere completamente perché sennò è un disastro. Quindi oggi anche Paolo partecipa per, come dire, per supporto morale, anche lui si mangia le verdurine oggi. Dobbiamo evitare tutti i carboidrati, diciamo, di pasta, cioè con il glutine. Dobbiamo evitare il glutine, dobbiamo evitare latticini, sì, anche le mele. anche le mele abbiamo scoperto che sono da evitare, quindi adesso abbiamo fatto un po', abbiamo preso patate, zucchine, carote, tutte cose da cucinare così, che non è il cose massimo easy. oggi perché ci sono 30 gradi, oggi fa veramente caldo, però vabbè, le gallette sono buone, no? Almeno. Abbiamo preso la strada provinciale 5, che è quella che collega i diversi paesini della Valle del Belice, cioè Gibellina, Sala Paruta, che è la nostra prossima destinazione. Ci siamo fermati un attimo lungo la strada perché abbiamo visto questi che sono i resti di un ex convento dei Cappuccini del XVIII secolo. In realtà la cosa che è rimasta più intatta di tutte è la facciata, quindi la parte davanti, c'è tutta la facciata bianca e dietro invece non è rimasto quasi più nulla, ma hanno cercato di fare un intervento di ristrutturazione per, credo, riutilizzarlo come sala convegni, anche se non c'è modo proprio di accedere. Ma in realtà la porta è praticamente aperta, ma c'è un albero qui davanti, si può accedere per un pezzettino e arrivare a vedere quello che è rimasto all'interno. E proprio di fronte all'ex convento c'è una gigantesca cantina, perché questa è tutta zona di vigneti. Sala Paruta è un altro borgo che ha subito lo stesso destino di Poggioreale. Qui però hanno deciso di mettere dei cartelli che mostrano com'era questa zona prima del terremoto. In questo caso vediamo il castello di Sala Paruta, questa è la foto di com'era e questa invece com'è adesso. Purtroppo ci sono anche altri cartelli che spiegherebbero un po' meglio tutto quanto, ma come vedete è quasi impossibile raggiungerli perché l'erba è altissima e poi sono comunque tutti rovinati, quindi non si legge quasi più niente, li avevano fatti in varie lingue. Anche qui un cartello che mostra com'era la chiesa della Santissima Trinità di Sala Paruta, o meglio tutto quello che era poi il centro storico proprio del paesino, e questo è quello che rimane. Non è rimasto più nulla, l'erbaccia alta, ci sono solo alcuni scheletri degli edifici che rimangono in piedi, proprio qua e là compaiono dei mattoni. Mamma mia ragazzi, che strano anche camminare qui in questi luoghi adesso. Adesso siamo entrati da dietro e stiamo andando verso quello che era il castello. C'è una scalinata e poi mancano totalmente tutte le pareti. Vediamo se riusciamo a passare in mezzo a quest'erba altissima. Addirittura tutte le lumachette si sono impossessate della vegetazione. Non è il castello ragazzi, questa era una chiesa e qui hanno lasciato la foto, qua in mezzo, la foto della facciata barocca della chiesa che si chiamava Madre di Sala Paruta. Questa era la facciata e adesso non c'è più niente, proprio alla fine delle scale c'era questa facciata. Questo da questa parte era praticamente l'altare e di qua si può vedere tutta la struttura della chiesa a 3 navate. Sono rimaste alcune colonne in piedi, o meglio la base delle colonne, e poi si vede che va tutto l'affaccio anche lei sul territorio circostante. Bisogna stare molto attenti perché ogni tanto compaiono per esempio dei nidi d'ape come quello lì
molto in alto, e invece prima ne sono trovato uno proprio qua, perché comunque nonostante ogni tanto ci siano questi cartelli, per la maggior parte tutta questa zona di questi paesini è tenuta male, quindi tutto incolto e lasciato andare, quindi bisogna fare veramente molta attenzione. Qui riuscire a immaginarsi quella splendida facciata è veramente difficile. Al lato della strada abbiamo trovato questo cartello che parla del mistero di Sala Paruta. In pratica qui si fonde quel disastro che è stato il terremoto con un atto di fede. In che senso? Nel senso che nel 13, 14, 15 e 25 gennaio del 1957 dall'immagine di Gesù del Sacro Cuore, che è ancora rappresentata qui, scesero delle lacrime umane. E ben 11 anni dopo, proprio nelle stesse date, quindi 14, 15, 25 gennaio del 1968, ci fu quel drammatico terremoto, e pensate che poi venne scoperto che l'epicentro era proprio qui, a Sala Paruta. Quindi questa cosa venne interpretata come un legame con quelle lacrime di 11 anni prima. Inaugurata. Oggi per la prima volta abbiamo acceso l'aria condizionata sul cubetto, devo dire che funziona bene, bella fresca. Sì. Oh, attenzione, ce l'ha fatta. Impresa difficile perché è alto 1,60 m. Questa parte qua. Ti passo la telecamera così fai vedere dall'alto cos'è la vista qua. Direi che è molto cambiato lo scenario. Questo è il Cretto di Burri. Che idea che hanno avuto, ragazzi. Siamo all'interno di un'opera d'arte. Siamo a Gibellina, uno dei 3 paesi più colpiti insieme a Poggioreale e Sala Paruta, e qui il terremoto è stato fortissimo e hanno deciso di utilizzare tutti i detriti, tutti i resti delle case che sono state colpite dal terremoto e di creare questo. Questo è chiamato Grande Cretto, detto anche Cretto di Gibellina o Cretto di Burri, dal nome dell'autore. Si tratta in pratica di un vero e proprio labirinto di cemento che aveva una funzione, quella di frizzare nel tempo, di bloccare nel tempo un ricordo, quello di quel paesino che appunto è andato completamente distrutto. Il labirinto è grande 80.000 metri quadrati e tutti questi blocchi in realtà di cemento armato che contengono proprio le macerie di Gibellina sono organizzati in linee che sono larghe tra i 2 e i 3 metri, questa è una di quelle più larghe, poi ci sono quelle più strette appunto di 2 metri, e l'altezza è di 1,60 m. Quest'opera è stata creata da Alberto Burri ed è stata costruita dall'84 all'89, ma non era ancora finita. È stata ultimata a 100 anni dalla nascita di Alberto Burri, che nel frattempo purtroppo è venuto a mancare e nel 2015 quindi non ha potuto vedere la sua opera ultimata. È un'opera d'arte, quindi va molto interpretata. La parola cretto significa proprio spaccatura, crepa, anche ruga, no? E sa testimoniare tutto il passato di questa città, e la forma che assume è proprio quella della pianta originale di Gibellina. Pensate che questa è una delle opere d'arte più estese di tutto il mondo. È bello perché uno si mette un po' anche a interpretare mentre cammina qui in mezzo, comincia un po' a pensare a cosa potrebbe essere. Poteva essere la città bloccata nel tempo, oppure una collina, perché assomiglia tanto alle colline che ci sono di fronte, sono verdi e sono tutte quante, anche in questo caso, divise, no? Ci sono tutti i vari campi suddivisi, e qui è la stessa cosa, solo che è stato tutto bloccato nel tempo dal cemento, e quindi c'è questa cosa, no, che il terremoto ha portato, e cioè ha fermato il tempo a un momento particolare, a un momento tragico, e quindi insomma ti viene in mente tutto questo quando cammini qua in mezzo. Tosta, ragazzi, è tosta. Visitare questi luoghi comunque ti fa pensare tanto, ti lascia qualcosa dentro. Adesso abbiamo bisogno un attimo di cambiare atmosfera. Che senso? Abbiamo bisogno di alcol adesso. No, perché di alcol? È tutta zona questa di
viti, quindi si produce il vino tantissimo in questa zona, quindi forse un po' un bel bicchierino ci vorrebbe anche in questo momento. Ma noi non beviamo neanche. No, è vero, non beviamo. Con questo Non collegamento mi ha colto di sorpresa, devo dire, non ero pronta a questa cosa. No, adesso l'alcol. andiamo verso il mare, ecco, Sì. così. Lasciamo un po' fluire guarda i di fronte a pensieri noi. verso il mare. Da qua stiamo passando proprio sotto, tutto il Cretto di Burri, tutta l'opera qua sopra di noi. Che roba, ragazzi. Sì. Tutti questi paesini, abbiamo detto, sono stati ricostruiti in posizioni diverse, ma mentre Poggio Reale e Sala Paruta sono stati ricostruiti a 3-4 km rispetto a dove era la loro posizione originale, in questo caso Gibellina è stata ricostruita a una ventina di chilometri, quindi in una zona un po' più spostata. C'è una cosa di cui non abbiamo mai parlato, che ci siamo portati con noi dall'India. I pass E sono i mitici pass, che qua ci dice The Fun Mouth Freshener. Ma Non lo so, cioè mangiare l'India in pratica. e zucchero, finocchio e altre spezie, cose così, cioè si rinfresca un po' la bocca, Sì, esatto, serve a quello in teoria. spezia la bocca. Si spezia, si serve anche come digestivo, dicono, in teoria. Però beh, cioè, tutte le volte che apriamo la bustina diciamo India. Ah, l'India. Strada bloccata per gregge in mezzo alla strada. Mi sa Oddio. che qualcosa è andato storto perché c'è il pastore che sta correndo. Io come sempre ho un po' paura che ci veda e poi... Ah, ma noi siamo dietro, quindi dobbiamo andare Sì. alla loro velocità. Infatti sono tutte Esattamente. le cacche per terra e anche cane. Sì, i cani, uno qua, uno più avanti e tutti i pastori col bastone qua dietro. Ma che spettacolo! Ma che scena! Come si muovono tutte insieme! È ipnotico quasi, È ipnotico. vero! Adesso stanno uscendo verso destra. Ci sta facendo il solletico, eh? Sì, piccolo sterrato per il cubetto per arrivare alla nostra destinazione che è da qualche parte là dietro. Tutta l'erba sotto solletica. Senti che ride? Sorride. Non si vede più. C'è un faro. Ma siamo sicuri che è la strada giusta? Sembra che sia finita qua in fondo. No, non siamo sicuri. Il navigatore ci manda sempre in queste strade Sempre, che fisso. poi o non esistono o sono strettissime. Ok, la strada esiste più o meno, nel senso è un bel po' sgarrupata, però è strettissima, tutta piena di vegetazione. A questo pezzo? Insomma. Ai 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 ai. Ma c'è una strada principale? Questo pezzo è degno dell'Orietta. Ma no, come fai ad arrivare? Non si va a sinistra lì in fondo. Sì. Oddio, Ci facciamo il pelo anche. cubetto! Ci facciamo il pelo. Povero il contropelo. cubetto, ma siamo arrivati al mare. Ecco. Ce l'abbiamo fatta, c'era la strada principale ovviamente, ma noi abbiamo preso bello. una deviazione bellissima, sì. Ci sarà anche il tramonto stasera. Posto perfetto stasera. Io, Angela, sole che scende, cubetto parcheggiato lì. Stasera abbiamo, cioè, quella vista lì, capito? Tipo a 10 cm dal mare. Very nice. E qui dietro c'è il faro. Ma il faro ci illuminerà tutta la notte? Ti Sì, girano? credo di sì, credo di sì. Comunque si sta bene, ragazzi, si sta bene in questo momento. Ci vorrebbe Ma per quasi un settimana golfino. prossima... Eccolo. No, veramente, No, ti ecco. lascio la me ne vado. Guarda, ecco, guardalo, la disperazione, un uomo disperato che da giorni guarda le previsioni meteo sperando che cambino, ma in realtà hanno dato temperature altissime settimana prossima e Paolo è già Ricordiamoci disperato. che siamo in Sicilia, a 2 passi dall'Africa. Qui fa caldo a un certo punto, cioè ci è andata di lusso fino adesso, ma ormai siamo allo sgocciolo. Lo scocciolo. Allo sgocciolo del periodo proprio top perfect in the world, che poi diventa very 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 strong, very hot, very parli in sweaty, inglese very quando very ti viene? problem, Allora, lui ha questo problema, se ci seguite da tanto già lo sapete, che lui appena vede che le previsioni sono alte va nel panico totale perché il caldo proprio è quella cosa che lui non ce la fa. Non buttarti però, cosa stai facendo lì?
Sembra che ti volevi buttare di sotto. Non ce la fa questa cosa del caldo, lo attanaglia, ma inizia giorni e giorni prima ancora che arrivi il caldo, ma una soluzione la troviamo, possiamo andare sul monte. Anche se siamo scappati dal nord per venire qua in tempo per beccarci questo periodo Vabbè, è perfetto, andata benissimo per ora, no? vuol dire che, non lo so, a un certo punto se si mettono male le cose dobbiamo inventarci Riscappare, far inventarci qualcosa. dobbiamo inventare qualcosa. Per ora ci è Vediamo. andata di lusso, abbiamo sempre dormito con la copertina. Vediamo come gestirlo, andiamo in montagna, compriamo un ventilatore, non lo so, facciamo qualcosa, lo facciamo. Condizionatore, accendiamo la macchina di notte col condizionatore No. acceso tutta la notte. Abbiamo la tenda, metti giù la tenda qua sulla spiaggia, i piedi nell'acqua. Quella è una cosa che farebbero E stai sicuramente bello fresco. in Giappone. Esatto. In Giappone macchina accesa, aria È condizionata. vero, pensavo e anche la passa la tenda. paura. Anche la tenda in realtà è molto giapponese come cosa, col Vero, campeggio vero. loro ci danno di Piedi in brutto. acqua e via. E goduria. dormi sereno, dormi sereno. Pensavamo di essere soli, sono arrivate decine e decine di persone per guardare il tramonto, che comunque ragazzi dal cubetto è una gustosità incredibile. E a proposito, c'ho una fame, adesso dobbiamo metterci a cucinare perché Angela mi ha fatto sta a stecchetto tutto il giorno con quei Ma due ti verdurini. fa bene, ti fa bene. No, Non ti c'ho una lamentare, non ti fa bene fare una pausa da tutte quelle pizzette granite, panna, Adesso dolci, mi dolcetti. ricollegherò a questo argomento. Comunque oggi abbiamo preso pasta senza glutine per Angela, mais e riso. Interessante, però piccolina. Io non adoro queste piccole pennette. Neanch'io in Per realtà. fortuna sono rigate, però questo c'era e questo ce mangiamo. Vabbè, ma Poi cosa perché abbiamo? questa cosa adesso? Abbiamo le bio gallette, poi abbiamo un Queste bel le mangiamo sughettino. però sempre. Il sugo, come vedi, ti mette sempre in pace col mondo. Questa è la tua una teoria. goduria. Detto questo, comunque ragazzi, devo dire la verità. Questa è una grande verità. Angela, devo abbassare il volume. Avvicina la camera. Perché? Cosa devi dire? Una piccola verità. Quando siamo lontani dall'Italia, dall'altra parte del mondo, e mangiamo tanto riso, effettivamente la mia voglia di pizza, di carboidrato pesante, di pane, di cose è al top. Ma, e mi ricollego al discorso, quando siamo in Italia, a un certo punto È troppo. è quasi troppo, Perché quasi. No, è io sempre non direi che a è troppo. disposizione. È Qual è la sempre lì, differenza? è sempre abbondante alla fine è un paio di mesi che siamo in Italia, ne ho ammoccato. Hai fatto scorta. Arrivi a un momento e dici Pausa. ok, cioè li rivedo e mi viene l'acquolina, Sì. entro in un panettiere e voglio tutto, compreso il panettiere, Che esagerato. però un po' troppo. Ti fa bene un po' di pausa. Ci sta, Ecco, ci sta, un po' di non pausa, la ci sta. soffrirai troppo. Detto questo, ho fame, dobbiamo Adesso mangiare. cuciniamo, sì. Dobbiamo mangiare. Pensavamo di essere tranquilli qui davanti al mare, solo noi, invece no, c'era un gruppo che era qui perché si stavano facendo le foto per la nascita del futuro bambino, perché la ragazza era incinta, quindi tutte le foto in posa col tramonto, ne hanno fatta una qui attaccata alla nostra macchina, il fotografo quasi entrava nella nostra Non macchina. c'era tanto spazio, in effetti. Comunque, ecco, io sono un po' cotto, ragazzi. Ecco. Ve lo dico veramente con tutto il cuore. E vi auguro una buona giornata, un buon pomeriggio o una buona serata, in base a, insomma, Allora, in cui avete guardato questo video. ecco, in base a ciò. E da qui, da questo bel letto comodo che fra poco potrò trovarmi sotto la schiena, da qui vi salutiamo e vi auguriamo un buon pomeriggio, giornata. Già detto, va bene ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Abbraccioni di gruppo, alla prossima. Ragazzi, ciao!